Oggi ragazzi sono veramente emozionato e ho il cuore che mi batte a 1000 perché stiamo per scrivere un pezzettino di storia dell'automobile. Sono a Goodwood al celebre Festival of Speed, uno degli eventi più famosi del mondo dedicati alla passione per l'automobile, e sto per affrontare la celebre gara in salita di Goodwood, la Pil, non però con un'auto a caso ma con la Giulia Quadrifoglio, la sportiva italiana più attesa dell'anno. La Pil di Goodwood è diventato leggendario perché nasce nella tenuta di Lord March, questo nobile inglese che organizza questo evento straordinario davanti al suo castello, ed è un percorso molto infido, ci dicono, che ha ingannato anche piloti molto esperti. È una salita che dura 1,80 km con una pendenza di circa il 5%, con una variazione di altitudine di circa 92 metri, quindi una piccola salita ma molto pericolosa perché è stretta, non ci sono cordoli, non ci sono punti di riferimento, basta mettere due ruote sull'erba per fare l'errore fatale. Il record di questa gara in salita mitologica appartiene a Nick Heidfeld, che l'ha percorsa in circa 40 secondi, però con una monoposto di Formula 1. Io di certo non lo voglio eguagliare perché prima di tutto non sono Nick Heidfeld, ma soprattutto non ho una monoposto di Formula 1 e poi voglio portare a casa sia la mia pelle che la mia macchina. Ho il cuore che mi batte all'impazzata, è il momento di mettere il casco, ci stiamo schierando sul via, tra pochi minuti partiamo per la nostra hill climb, ma devo dire che siamo in ottima compagnia perché guardate qui che meraviglia, ecco i nostri compagni di avventura. Queste sono le auto che partiranno prima di noi, ce n'è veramente per tutti i gusti: McLaren, Porsche, Toyota GT86, abbiamo una Lexus GSF, Honda NSX di ogni età, insomma Bentley, chi più ne ha più ne metta. Andiamo a vedere cosa combino. Ragazzi, ci siamo sulla linea di partenza di Goodwood, non ci credo ancora, ma ci siamo, let's go. Su tutto. Come va questa quadrifoglio? Perfect. Prima curva. So, a little bit of braking, off, that's it. So, a little bit of power, go on, that's good. Third, that's good, turn, a little bit of power, go a little more, right, go. Abbiamo Ed al nostro fianco che ci fa da navigatore, giù tutto. Fourth gear. Keep going, no, keep going. That's good. So, braking down to third. Good, off the Com'è brake. stretto, ragazzi. This is the accident corner, right? The accident corner, no. Go. Full throttle, Ed. Thank you, Ed, for the navigation system. Good. So we have the flint wall, Okay. so down one. C'è un bel muro adesso qua a Goodwood, cerchiamo di non rifare la fiancata alla Giulia. Come gira, ragazzi, questo sterzo incredibile. E che So we spinta have il V6 now. Stay third. No, keep going a little. That's good. Little more. Go. Good. Stay in third. Keep going. So a little lift. That's steady off. Good. Now a little more power. Right, go flat. Go. Finish, Now finish line. Finito. È successo tutto talmente in fretta che quasi non me ne sono accorto, ma ce l'abbiamo fatta. La Giulia Quadrifoglio ha fatto per la prima volta la salita di Goodwood, una delle più famose del mondo. La macchina è salva e se non ci credete che Goodwood è veramente pericoloso, guardate qui cosa è successo prima di noi. Quel pilota ha avuto meno fortuna e porta la sua auto a casa in questa maniera. Essere in cima a questa collina, la collina di Lord March, ragazzi, vi assicuro che è un'esperienza incredibile. Mi sento veramente a 1 metro da terra perché sono come in un ambiente magico. Guardate cosa mi circonda, probabilmente le più belle supercar del mondo. Thank you. Fantastic. Come tutte le belle favole, anche questa purtroppo volge al termine. E ora, mentre scendo dalla collina qui di Goodwood, dalla collina di Lord March con questa Giulia Quadrifoglio, penso che non mi ha solo emozionato partecipare a questa hill climb a Goodwood, perché c'è questo clima unico e irripetibile, un pubblico straordinario. Guardate quante persone in un'atmosfera veramente difficile da trovare in qualsiasi altro luogo al mondo. Mi è piaciuto ancora di più proprio perché l'ho fatto al volante
volante di questa Giulia quadrifoglio. Per un italiano come me, spero che sia lo stesso anche per voi, vedere così tante persone all'estero tornare ad applaudire, ad acclamare un'auto italiana per un Alfa Romeo è stata un'emozione veramente indescrivibile. Per concludere con successo questa esperienza unica, andiamo a vedere come è fatta questa nuova Giulia quadrifoglio. Dunque, la Giulia nasce prima di tutto su una piattaforma inedita, il pianale Giorgio, a trazione posteriore, un'architettura realizzata con acciai alto resistenziali e diverse componenti invece in alluminio, a partire dalle raffinate sospensioni. Abbiamo però anche tante componenti in fibra di carbonio, specialmente sulla variante sportiva quadrifoglio. La fibra di carbonio, questo nobile materiale robusto tanto quanto leggero, è stato utilizzato per questo aerosplitter anteriore. È l'unica segmento di premium sportiva che ha un sistema aerodinamico di questo tipo, ma anche per intere e proprie componenti come tutto il cofano, il tetto, le minigonne che vedete qui laterali, e anche alcuni dettagli dei rivestimenti interni, vedete sul nostro allestimento, per esempio nel tunnel centrale, ma anche per questi bellissimi sedili a guscio sparco. Sono opzionali, però vedete che sono realizzati interamente in fibra di carbonio. Guardate qua che spettacolo. Un altro dettaglio che ha fatto invidia, diciamo, soprattutto ai tedeschi e ai competitor, è l'albero di trasmissione della Giulia, che è realizzato in fibra di carbonio, e poi non solo sulla quadrifoglio ma anche su tutte le versioni, anche quelle tradizionali con motore diesel per esempio. Il vero segreto, quello che poi le ha permesso di ottenere quel famoso record di 7:39 al ring, però non è solo uno scheletro molto raffinato come abbiamo visto, ma è soprattutto questo motore, il nuovo V6 a 90 gradi, come ci ricorda qui il paramotore, sviluppato direttamente da Ferrari. È un motore a 6 cilindri a V con sistema di sovralimentazione biturbo, in grado di erogare pensate 510 cavalli, quindi una potenza mostruosa che viene trasferita interamente ed unicamente alle ruote posteriori. Per questo la quadrifoglio sull'asse posteriore è dotata anche di un differenziale autobloccante con funzione di torque vectoring, che quindi riesce a ripartire la motricità tra le due ruote ed assicurare sempre grande velocità in uscita di curva. Il motore della quadrifoglio è derivato direttamente dal nuovo V8 biturbo Ferrari, quello di California T e 488 GTP. Volgarmente parlando, infatti, si dice che questo V6 Alfa Romeo non sia altro che il V8 Ferrari segato, cioè a cui sono stati tolti 2 cilindri. Per quanto riguarda invece il sistema di trasmissione, la nostra Giulia nera quadrifoglio ha un cambio manuale a 6 marce classico, sotto però si nasconde tecnologia tedesca, tecnologia ZF. Stessa cosa per le quadrifoglio dotate di cambio automatico, il classico ZF con convertitore di coppia a 8 rapporti, e in quel caso però abbiamo anche ovviamente i paddle qui in alluminio dietro al volante. Gli ultimi due dettagli che ci fanno capire di essere in compagnia di una sportiva veramente raffinata sono lo sterzo e l'impianto frenante. Gli ingegneri italiani infatti hanno sviluppato uno sterzo con un rapporto inferiore a 1:12, quindi veramente direttissimo, addirittura più diretto delle supercar della Ferrari, pensate, dopo lo proveremo. E poi abbiamo i freni, vi dicevo, che sulla quadrifoglio sono addirittura carboceramici, guardate che meraviglia, proprio come quelli di una vera supercar, ma che hanno anche tanta tecnologia, perché sono i primi freni automobilistici by wire, cioè senza un vero e proprio collegamento fisico tra il comando del pedale del freno e poi la pinza stessa, quindi diciamo è tutto wireless grazie a una tecnologia Continental. Gli ingegneri Alfa Romeo però avevano un pallino in testa, che era quello di fare un'auto veramente molto leggera. Pensate che hanno ottenuto un rapporto peso-potenza sulla Giulia quadrifoglio di 2,99, quindi veramente molto alto, e poi per quanto riguarda la distribuzione dei pesi, che è 50 e 50 tra asse anteriore e posteriore, è veramente un capolavoro.